Ciao a tutti, benvenuti su Fly High, dove volerete in alto nell'apprendimento della lingua italiana con me, Francesca. In questa lezione faremo un ripasso veloce sull'alfabeto italiano e lo vedremo dal punto di vista di nomi di bambini e bambine che sono molto comuni al momento, sono molto in trend al momento in Italia. Allora, esploriamo insieme. Quindi cosa facciamo? Vedremo in rassegna l'alfabeto dalla A alla Z e vi darò dei nomi di bambine, nomi di bambini che al momento sono molto comuni, molto popolari in Italia e saranno magari anche nomi che non vi aspettate perché conoscete solo magari Maria, Giuseppe e Anna e Giacomo, mettiamo, ecco, dei nomi più tradizionali, ma in realtà questi nomi non sono poi così utilizzati in Italia al momento e tanti altri nomi, anche nomi di origine straniera, hanno preso più appunto hanno preso più popolarità. Quindi partiamo con la A, Aurora, per esempio, Aurora per una bambina e Alessandro, nome appunto maschile, sono nomi molto gettonati. Abbiamo poi B di Beatrice. Beatrice è un nome molto comune al momento in Italia. Bruno per un bambino. Bruno in realtà non è così comune, però non mi veniva, ci ho pensato un po' appunto, nomi con la B, nomi maschili con la B, e ho detto non ce ne sono così tanti, ho detto vabbè mettiamo Bruno, allora Bruno va bene. Camilla per esempio, Camilla è un nome molto diffuso, Christian anche, Christian. Celestina, ho messo Celestina perché è il nome della mia nonna, non è per niente popolare, quindi qua mi smentisco subito, però ecco, l'ho messo perché come vedete Camilla e Christian hanno la C, è una C dura e quindi volevo darvi un esempio di una C dolce, ok? Quindi Celestina e Cesare per appunto un bambino. E di Diana e Davide, ok? E Emma per una bambina, e Emma è molto comune al momento, e Edoardo per un bambino. E qua vi ho dato anche due esempi con Emma con la E aperta e Edoardo con la E chiusa. Sentite? Emma, sentite come la E è aperta e Edoardo con la E chiusa. Poi abbiamo Francesca con la F di Francesca, sono io, e è ancora comunque diffuso, è ancora diffuso. E Fabio è un altro nome che ho messo non solo perché è comune, ma anche si fa fatica anche ad avere una traduzione diretta con l'inglese e in realtà non penso che ci sia una traduzione da Fabio. Francesca ovviamente si usa anche Francesca nei paesi anglosassoni, però potrebbe essere Francis. E tra l'altro volevo magari, sì, vi do magari Aurora, partiamo un attimino, lo so che mi sono persa qua, però ripartiamo dalla A, quando dicevo Aurora, Aurora is dawn, dawn in inglese, questo è il nome di Aurora, l'aurora è quando appunto il sole nasce, e Alessandro is Alexander, Beatrice, Beatrix, Beatrice, Bruno significa brown. Camilla c'è Camilla anche in inglese, vero? Camilla, penso di sì. Christian è un nome, Christian è un nome inglese, quindi Christian. Celestina vuol dire light blue, Celestina, ma è un modo non moderno, insomma, di dire light blue, ok? Di dire azzurro chiaro.
Cesare è Caesar e non so se ho mai sentito di un bambino inglese o americano di appunto chiamarsi Caesar, mi sembra appunto, non penso di averlo mai sentito. Diana è Diana, e Davide è David o Dave, anche, andrebbe bene anche Dave, e Emma è lo stesso in inglese e Edoardo is Edward, Edoardo e Edward. E poi eravamo appunto arrivati a Francesca e Fabio. Abbiamo la G di Ginevra, che è un bel nome Ginevra, è un bel nome ed è molto diffuso al momento. E Ginevra traduce in inglese come potrebbe essere anche Jennifer, Genevieve, Jennifer, yes, yes. E Gabriele, Gabriele per un bambino. Poi con la H, in realtà con la H non abbiamo dei nomi maschili o femminili che sono proprio italiani, però ho messo Hannah, giusto per darvi un esempio, e Harry, ma non penso, non riesco a pensare, sinceramente non mi viene in mente niente con la H che sia un nome italiano e che sia anche comune. Quindi fatemi sapere se appunto voi ne conoscete altri di nomi, ma io no. Poi ho la I di Ilaria e Ilaria e Igor con nome appunto maschile, e questo è un nome di origine russa, sinceramente appunto Igor in russo. Abbiamo poi la L di Laura, e Leonardo ho letto poco fa, prima di preparare questa lezione, che in realtà è il nome di bambino più diffuso al momento in Italia, Leonardo, e Leonard, e Laura. M di Matilde. Matilde in inglese si sente di più la variante con la A, Matilda in inglese. Si usa anche Matilda in italiano, Matilde è più comune però. E poi abbiamo Matteo, per esempio, Matteo, nome appunto di nome maschile, Matteo, e non esiste in realtà, ci pensavo, quindi Matthew in inglese, non mi viene in mente, o non c'è in realtà la Matteo al femminile, non l'abbiamo. Matteo, non diciamo Mattea, no, non diciamo Mattea, no, è un nome di quelli che non ha, è come Fabio, abbiamo Fabiola per il femminile, però sì, non abbiamo un Matteo al femminile, no. E poi con la N di Noemi è un nome molto diffuso, non ha un equivalente, non ha proprio un equivalente inglese che mi venga in mente. E Nicolò. Abbiamo poi variante come Nicola anche, che viene utilizzato per un bambino, e poi Nicole, invece, che termina con la E, per una bambina, ok? Quindi abbiamo diverse varianti. Poi abbiamo la ho messo la O di Ornella perché è mia mamma, ok? Quindi Ornella, e non è un nome che è molto comune al momento, è un nome che era più diffuso negli anni 60, ecco, negli anni 60 era molto diffuso in Italia, erano tutte le bambine, si chiamavano Ornella, o comunque con tutti appunto Ella, con tutte le terminazioni in Ella, Antonella, Gabriella, erano tutti nomi molto diffusi, e come appunto Ornella. Ornella che tra l'altro vuol dire una pianta odorosa, una pianta profumata, ecco, deriva appunto da questo, quindi Ornella. E Oliviero per un bambino, ma sinceramente questi li ho messi più come esempio di nomi in O, perché non sono comunque, non ho trovato nomi con la O che fossero al momento in Italia molto comuni. Poi abbiamo la P di Penelope è un bel nome, Penelope, e la P, Penelope è la stessa cosa, è lo stesso nome in inglese, Penelope, è molto usato tra l'altro nei paesi anglosassoni, Penelope, fatemelo sapere, Penelope.
e Pietro, Peter, Pietro. Poi abbiamo Pietro, anche il nome, l'ho messo perché è il nome di mio papà, così appunto rendo giustizia a tutte e due, Ornella e Pietro. E abbiamo poi la non ho trovato un nome femminile che appunto iniziasse con la Q, che effettivamente sia anche utilizzato proprio del tutto, non l'ho trovato, quindi mi spiace, non c'è un nome femminile in Q per me, e utilizzato in Italia. E con la maschile ho trovato Quentin, anche se in realtà è giusto nominare Tarantino, ma non è un nome che ho mai sentito comunque in Italia, un bambino chiamato Quentin, no, non l'ho mai sentito. E poi abbiamo la R di Rebecca è un nome molto comune al momento, Rebecca, Rachele è anche un altro nome comune, e Riccardo per un bambino, quindi Richard, Rachel, Rachele, e Rebecca, è lo stesso nome Rebecca in inglese, vero? È utilizzato tanto, perché non ho sentite tante di persone, paesi anglosassoni che si chiamano Rebecca, ma fatemelo sapere se c'è qualche Rebecca tra di voi, e non solo appunto paesi, io ovviamente mi richiamo ai paesi anglosassoni, no? Però se c'è qualcuno, voglio sempre sapere tutti i nomi da tutte le parti del mondo, ok? Perché sono molto interessanti e sono molto curiosa. Quindi fatemi sapere, Rebecca, qua dove si utilizza tanto. E poi abbiamo la S di Sofia, un nome molto diffuso, quindi Sofia è lo stesso in inglese, col PH però, come spelling, e Stefano per un bambino, Steven, Stefano. E poi abbiamo la T di Tatiana, e Tatiana è lo stesso nome russo, è lo stesso nome appunto lo stesso spelling, tutto in inglese, e Tommaso per un bambino, anche molto comune, Thomas. E poi abbiamo la U di Ursula, e la U di Umberto. In realtà Umberto non è un nome molto in trend in Italia, però appunto non ci sono tanti nomi in U, quindi merita la sua menzione, quindi Umberto. E poi con la V o V, Veronica, e Veronica è lo stesso spelling, si pronuncia uguale anche in inglese, Veronica. Non lo usate molto, voi, dai, si usa molto al di fuori dell'Italia, questo me lo chiedo, se appunto fatemi sapere se c'è qualche Veronica e da dove venite. E Vittorio per un bambino, quindi è Victor. E poi abbiamo con la Z, Zoe, Zoe molto, è un nome con la Z, possibilmente il nome femminile con la Z che è più diffuso, e Zeno per un bambino, che però non è così diffuso, però non trovavo altri nomi, ho detto Zeno, ok, mi è tornato in memoria alla mente la coscienza di Zeno, mi è tornato ecco, me lo ricordo, ok, quindi Zeno va bene, ci può andare bene. E poi abbiamo con le lettere straniere, che iniziano con le lettere straniere, con la I lunga, per esempio Jessica, e James o Jacopo, anche con l'altra pronuncia della I lunga, è un nome diffuso. E appunto James però l'ho messo giusto perché è il nome appunto di mio marito, quindi ho messo James. E K con la K, Karen, per esempio, Karen, questa è la pronuncia all'italiana di Karen, ok? Karen, lo pronunciamo all'italiana. E Kevin un nome molto diffuso in Italia, Kevin. E poi con la W o con la W o W abbiamo Wendy o Vilma anche, e vedete che Wendy e Vilma hanno due pronunce diverse, ok? Quindi della W, in un caso in Wendy è pronunciata come W, in Vilma come V invece, ok? Quindi sono due pronunce diverse. E Walter che è l'equivalente di Walter, ok?
quindi Walter, vedete come la pronunciamo, lo pronunciamo diversamente. E poi abbiamo con la X ho messo Xenia, che in realtà non è un nome, ho detto, ma sì, l'ho trovato in realtà nei nomi per bambina italiani, ma non ho mai sentito nessuno che si chiami Xenia, sinceramente. E Xavier, che è influenzato possibilmente dal Sud America, che appunto so di alcune persone che si chiamano Xavier, che appunto hanno magari genitori dal Sud America, insomma, quindi Xavier. E poi con la Y o Y, Ilenia è un nome diffuso, e Yuri che è un nome di origine russa, ok? Che è utilizzato, si sente nominare in italiano. Questo conclude la nostra lezione per oggi, una lezione un po' diversa in cui abbiamo chiacchierato un attimo appunto sui diversi nomi che sono in voga al momento in Italia. Fatemi sapere da dove venite, quali nomi si utilizzano tanto, se il vostro nome è molto comune nel vostro paese oppure se non lo è, e se ha una diretta traduzione tra questi nomi che ho menzionato in italiano, o anche se ha una diretta traduzione con nomi che non ho menzionato in italiano, ma sapete appunto che c'è una diretta appunto similitudine, una somiglianza appunto con nomi italiani. Allora vi aspetto in una prossima lezione, in un prossimo episodio, e considerate, se vi è piaciuto questo contenuto, che mi sostenete appunto mettendo un like e iscrivendovi al canale se appunto non volete perdervi nessun nuovo episodio. Allora ci vediamo alla prossima e buona giornata, buon proseguimento. Ciao ciao!